Normalmente tutte le verdure, i pomodori, i peperoni, le melanzane, tutte ripiene in forno, le zucchine, tutte ripiene in forno. Non si sa perché, ma le patate godono di cattiva stampa. No, è una battuta. Ma nel senso si fanno di meno le patate farcite in forno. Non lo so quale può essere il motivo. In realtà sono talmente buone che ora vi faccio vedere una ricetta che tra l'altro è anche semplice, che la fanno diventare una cosa straordinaria. Da che si parte? Si parte da delle patate lesse, queste sono già state lessate. Come fate a vedere se, ora uso questo coltellaccio, ma una volta che entra è abbastanza cedevole, le patate sono pronte. Cercate di avere più o meno patate delle stesse dimensioni, mezz'ora, più o meno mezz'ora è il tempo che serve. Allora, prima cosa, dividiamole a metà. Ah, ma non vi preoccupate se si rompe un pochino la pelle, non è proprio un problema. Si dovrà fare solo un po' più di attenzione nel momento in cui si vanno a scavare. E ora, operazione da fare con un po' di calma, è togliere, vedete, segnate come una sorta di confine, no? Dove oltre non dovete andare, e togliere la parte di polpa in più, lasciando diciamo una sorta di vaschetta. Più la vaschetta la fate profonda, più ripieno ci sta, ma non lo fate troppo perché sennò poi si sfonda. Ovvio che la patata, per poter fare bene questo lavoro, deve essere praticamente cotta. Questa è troppo cedevole, ma la faccio ugualmente. Magari la scavo un pochino di meno, si è proprio rotta. Succede. Qual è il problema? Nessuno. Una cosa che non vi ho detto è che l'acqua dove ho lessato le patate era salata. Così almeno la patata prende comunque sapore. Non è obbligatorio, però se lo fate secondo me vengono assolutamente più buone. Sistemo le barchette e metto anche la barchetta rotta, ci mancherebbe altro. Ora si prepara la farcia. Accendo il fuoco sotto una padella, metto un pelino d'olio, ma proprio un pelino, e ora ci vado a mettere la pancetta, che va tagliata abbastanza finemente. Non c'è bisogno di farla diventare croccante la pancetta, nel momento in cui comincia a essersi ammorbidita e sta rilasciando il grasso, ci aggiungiamo la carne macinata. Per le dosi le trovate su www.casapappagallo.it, troverete tutta la ricetta, gli ingredienti e il procedimento. Ora va fatta rosolare molto bene, con calma, ci vuole qualche minuto, fatelo con tranquillità. Allora, per quanto riguarda i tempi, 5 minuti sono veramente un tempo più che sufficiente per rosolare bene. Qui non dobbiamo fare una rosolatura come quella del ragù, che deve essere così tanto importante, perché considerate che tutto questo poi andrà in forno, quindi sarà un'ulteriore cottura. Liquido praticamente ce n'è pochissimo, vedete? Si prosegue la ricetta, si aggiunge un cucchiaio di farina, la faccio incorporare. E ora aggiungo il latte. Ora nelle dosi io vi indicherò quant'è la dose corretta, però non mettetela subito tutta, mettetela magari 3/4, poi aspettate, vedete, se ne serve altro l'aggiungete tranquillamente. Anche io non l'ho messo tutto ora, quello che è indicato nelle dosi. Sale pochino, mi raccomando, però questo pochino è riferito al fatto che io sto usando una pancetta, diciamo in stile toscano, quindi è abbastanza sapida. Nel caso ne aggiungete un pizzico in più. Quando raggiunge questa densità, non so se lo vedete, ce la tiro indietro, guardate come scivola quasi con difficoltà. Siamo pronti, spengo il fuoco, lascio un attimo lì decantare e vado a preparare l'altra parte del ripieno. Le patate che avevo prima. Aggiungo del semplice pomodoro, potete usare la passata oppure del pomodoro pelato frullato, non tantissimo. Cominciamo a incorporarlo. Parmigiano, mettetelo qui a vostro gusto, io ne metto 3-4 pugneglietti così perché mi piace proprio il sapore che c'è. Aggiungo un po' di pepe, non ne metto tanto, sempre il solito ragionamento.
è una pancetta toscana, anche se l'abbiamo fatta noi. È una pancetta in stile toscano, quindi il pepe ce n'è abbondante. Se la vostra pancetta non è così ricca di pepe e vi piace il pepe, aggiungetelo. Altra cosa, mi raccomando, fatelo a mano questo lavoro, non mettete dentro un frullatore o qualcos'altro, altrimenti le patate vi diventano una cosa elastica veramente immangiabile. Allora, sono schiacciate, quindi questo lavoro è importante perché se ci dovessero essere dei pezzi un po' più consistenti, a parte mentre lo stavo dicendo l'ho trovato, lo schiacciate in modo tale da avere un impasto uniforme. A questo punto si aggiunge la carne macinata e la pancetta e si fa incorporare tutto molto bene. Allora, il ripiano è pronto, andiamo a farci le patate. Piccoli errori fatti in fase di assemblaggio del piatto. Avrei dovuto tagliare leggermente la base della patata in modo tale da creargli una base bella stabile. In realtà non l'ho fatto, non ci ho neanche pensato e non avendo occupato completamente la teglia tendono un po' a ribaltarsi. Quindi che cosa conviene? Conviene prendere una teglia un pochino più piccolina in modo tale da poterle mettere tutte insieme. Ed è esattamente per questo che appare magicamente una teglia più piccola e noi ci mettiamo le patate partendo da quella rotta. Sono orgoglioso di me stesso, ho trovato una soluzione a MacGyver, come si chiamava? MacGyver? Cioè, una soluzione abbastanza intelligente. Più intelligente sarebbe stato averci un altro paio da mettere qui, ma le ho fatte di meno. Ora si mette sopra del parmigiano, forno 200 gradi per circa 10 minuti, forno statico come sempre, e poi dopo grill finché non c'è la doratura che gradite voi. Ci vediamo fra pochi minuti. Sono pronte, la cottura è esattamente quello che vi ho detto, 10 minuti a 200 gradi e poi circa 5-6 minuti di grill, ma quello poi dipenderà dal forno e dal grado di gratinatura che voi volete. Secondo me questa qui è perfetta, ma è perfetta per il mio gusto. Se voi la volete un po' più chiara mettete di meno. E ora si servono. Ecco qua. Ma ora arriva il momento per me assolutamente fatidico, l'assaggio. E assaggio ovviamente quella rotta. Perché mi devo sacrificare in qualche modo, no? Ho paura di bruciarmi, anche se è un pochino che sono fuori dal forno. Non bruciano, la mia. Questa è una grande idea. È una grande idea davvero, Fatele perché meritano. Alla prossima.